oggi 8 marzo è considerata la festa della donna. C'è chi la contesta, c'è chi ritiene giusta. Io non voglio entrare nella polemica, ma voglio soltanto dire che tutte le cose e tutte le ricorrenze che celebrano le donne mi stanno benissimo. E quindi diciamo che sotto certi aspetti approvo, al di là di ogni motivo politico o di ogni fatto polemico. Diciamo che un giorno di riconoscimento, di tributo verso questa straordinario essere che sono le donne. Ora, per celebrare questo giorno, potevo scegliere vari film, sono usciti recentemente diversi film sulle donne, La Favorita, però ne ho già parlato, oppure Maria Stuarda, oppure ricorrere ai classici, Thelma e Louise, Eva contro Eva, persino Mamma Roma, per dire, o Bellissima di Visconti. Però ho preferito scegliere un film che è il simbolo di Hollywood, però secondo me è anche il simbolo dell'essenza femminile. E questo film è, non stupitevi, Via col vento. Via col vento, film straordinario sotto tanti aspetti, sia da un punto di vista produttivo. David Selznick, il produttore, lo volle a tutti i costi. Ricordiamoci che Selznick è una specie di genio della produzione, perché è stato colui che ha prodotto il primo È nata una stella, ha prodotto 3 film di Hitchcock, oltre un'altra serie innumerevole di film. Aveva un grande intuito, era un grande talent scout. E Selznick volle a tutti i costi fare questo film tratto dal romanzo della Mitchell, Via col vento appunto. E per realizzarlo non badò a spese. Pensate che sono delle scene che sono 1200 comparse, ha costruito 3 km e mezzo di strade, 57 palazzi in grandezza naturale, quindi cioè un set straordinario e importantissimo che ha dato lavoro a tante persone e soprattutto con degli effetti artistici e spettacolari molto importanti. Ma al di là di questo e del merito del regista che era Victor Fleming e del romanzo stesso e della bravura degli interpreti che sono una straordinaria Vivian Leigh che interpreta Scarlett che nell'edizione italiana si chiama Rossella e in fondo ci siamo, oppure Carl Gable che sarebbe il famoso Red Brother, e Melania che era Olivia de Havilland, e il pallido e romantico Ashley che era Leslie Howard. Al di là di questi personaggi c'è un elemento molto importante, che il film è sulla donna. Nonostante le vicende della guerra, nonostante le vicende della guerra di secessione, nonostante il dramma che percorre l'America in quel momento storico, la figura della donna è straordinaria perché, a mio giudizio, Rossella, O'Hara e Melania rappresentano in fondo 2 facce della donna, la parte combattiva, decisa, talvolta capricciosa, straordinariamente capricciosa, però decisa, però impertinente, e la parte riflessiva, attenta, in attesa, con una forma di modestia che però non lede la propria dignità, ma è una coscienza di se stessi. Questo è molto importante perché che cosa succede? Nella società spesso c'è un'imposizione di ruoli, cioè questo però accade in maniera assurda nei confronti delle donne. A me, maschio o uomo, nessuno mi dice che devo fare il padre, necessariamente, o nessuno mi dice che devo essere colui che cura la casa. No, io sono per tutto il mondo un uomo che può essere padre, che può curare la casa o può fare l'avventuriero. E questo non lede minimamente la mia dignità e il mio modo di essere, il mio rispetto nella società. Una donna invece, soprattutto nei tempi passati, è molto spesso costretta e prigioniera del ruolo. E secondo me le donne possono essere madri, spose, sorelle, ma devono sceglierlo, devono farlo loro. Possono benissimo essere delle donne straordinarie e importanti pur decidendo di non avere figli, o possono essere donne serie, belle, importanti, decidendo di fare soltanto la carriera, oppure possono essere belle donne importanti decidendo di avere dei figli e di occuparsi della famiglia, o di lavorare e occuparsi della famiglia, come fanno la maggior parte delle donne con straordinario spirito di sacrificio. Questa lode della donna è in parte dovuta al fatto che io sono rimasto vedovo con 2 bambini piccoli e mi sono reso conto in quel momento dell'immensa mole di lavoro che faceva mia moglie. E questo mi ha fatto capire quanto è importante e fondamentale quale ruolo riveste la donna all'interno della società. Non il ruolo
marginale, non il ruolo statene accanto a fulani, no, è un ruolo fondamentale, è il pilone della società su cui si regge tutto. Pensate a tutte le mamme che corrono su e giù a portare i figli a scuola e poi le portano in palestra e poi le portano a belletta e portano a casa e cucinano e poi si occupano della biancheria e poi si occupano della lavatrice. Tutto questo con dei pigri maschi, lo ammetto, sono stato uno di loro, che sì, danno una mano, ma appena possono battono la fiacca o si inventano una telefonata o fanno qualche altra cosa per cercare di non farlo. Ma in ogni modo un uomo cosciente aiuta sicuramente la sua donna e le sta accanto e soprattutto la rispetta. Persino Red Butter nel film rispetta Rossella Scarlett, che è veramente talvolta indisponente. Lui la ama, la strozzerebbe perché veramente delle volte si comporta in maniera assurda e quasi piccata, cattiva, perché insegue questo suo stupido sogno romantico dell'amore per Ashley e invece la rispetta, l'aiuta, le sta accanto. Soltanto alla fine la lascia con la famosa battuta, francamente me ne infischio, ma, e questa è la grande trovata del film, Rossella non si arrende neanche di fronte a questo, ma con lo spirito tipico di ogni donna coraggiosa e decisa risponde: lo riconquisterò, in fondo domani è un altro giorno. Ecco, in questa forza che è a contrasto con la dolcezza e con, diciamo sotto certi aspetti, la remissività di Melania, che rappresenta l'altra faccia della femminilità, quella quieta, quella accogliente, quella, diciamo, fra virgolette, materna, pronta a stare accanto al suo uomo, magari anche nell'ombra. C'è invece quest'altra figura femminile che invece è decisa ed è protagonista. Da queste due figure messe insieme, secondo me, è l'aspetto più forte, più bello, più completo, il ritratto più deciso della femminilità. Questa femminilità che ci affascina e che da migliaia di anni ci fa battere il cuore. Grazie.